position. What a strike. Capitolo 5. Nick Bollettieri. Guardami negli occhi. La meravigliosa clip che avete appena visto è merito di un signore che ha 85 anni, tutte le mattine si sveglia alle 4:30, va sul campo da tennis, non ha mai giocato a tennis, però è senza ombra di dubbio il numero 1 tra i coach mondiali. Michelangelo Dell'Edera, ciao, buonasera. Buonasera Francesca, ben trovato a tutti gli amici di Supertennis. Naturalmente parliamo di Nick Bollettieri, che è uno dei tuoi amici più cari del simposio, visto che ci tiene sempre in modo molto particolare a venire a Roma, a venire in Italia e soprattutto a dire la sua, a dare dei consigli ai coach italiani e non solo. È un coach incredibile, un punto di riferimento per tutti gli insegnanti di tennis al mondo e non solo nell'ambito del tennis. Una perseveranza, una forza, a 85 anni continua sempre ad affrontare la sua giornata con l'energia di un ventenne e in questo simposio già mi parlava del simposio per il 2019, quindi è proiettato sempre a nuove progettualità e a un confronto continuo con i suoi collaboratori. Inesauribile, ha vinto tutto, ha avuto tantissimi numero 1 del mondo, però ancora è lì sul campo ogni mattina e aiuta i giovani ad emergere da le sue chicche particolari. Intanto sentiamo subito la sua sul simposio, su quella che è l'importanza di un coach nel 2017. A coach must understand the boy or girl like it's his child or her child. Because if you do not understand the students, very difficult to know how to teach them because every child is different. So the parents know their children. So when the coach works with them, he's got to know the children, their family, and how to talk to them and how to teach them. A coach is more than just teaching the game. He becomes a second father. The personality of the coach can influence everything his student does on the tennis courts, in school, and for the rest of their life. So a coach is more than just saying, hit the tennis ball. A coach must know everything about that student. How do they do in school? Do I have a boyfriend? Do they have a girlfriend? How do they get along with their parents? Tell me about the parents. Do they say you must be a champion? So a coach, in order to teach that child, must know everything about that child. Insomma, prima della racchetta, prima delle palline, guardarsi negli occhi e cercare di capire chi hai di fronte, la personalità di questo ragazzo. Sì, beh, di fatto se gli altri relatori del simposio hanno parlato di metodologie analitiche piuttosto che globali, piuttosto che complesse, Nick addirittura entra nel particolare. Dice che di fatto ogni coach deve conoscere il proprio allievo come suo figlio e per ogni allievo c'è una metodologia differente e per poter conoscere i propri allievi di fatto diventa necessario vivere con loro per 24 ore conoscendo tutto della loro vita per trovare quella chiave giusta per poter motivare i nostri ragazzi a diventare delle grandissime persone e quindi dei grandissimi atleti. Un ottimo coach e un ottimo comunicatore, vedete? This symposium, I've been traveling for 60 years. The symposium that Michelangelo and his committee did, there's nothing like it in the entire world. It was fantastic. The talent is here. And the techniques are very good. What must happen is the mentality must be as good as the techniques. And you have to understand that when things go wrong, that's when you tell if you have a special person, that they can control and say, I will not give up. That's the thing that I believe. For instance, il talento è qui. Il
talento è qui e Nick ci dà un'importante lezione perché ci dice bello tutto, ma oggi qui in Italia dobbiamo cambiare mentalità. Mi diceva, guarda Michelangelo, io quando parlo con gli insegnanti italiani solitamente mi evidenziano subito gli aspetti negativi del proprio allievo, dobbiamo migliorare questo, dobbiamo migliorare quest'altro. Beh, io dico oggi che la mentalità dell'insegnante italiano e quindi degli atleti italiani devono imparare a vedere gli aspetti positivi del proprio gioco, i punti di forza, e un allenatore deve allenare all'80% i punti di forza, curare i punti di debolezza solo al 20%, quindi un cambio di mentalità che deve rendere il nostro lavoro sempre più positivo. Assolutamente, intanto stiamo vedendo immagini che si riferiscono proprio a quella bellissima giornata di maggio in cui lui si è scatenato, perché dicevamo è un grandissimo comunicatore, il Nick Pensiero. Sentiamo, ascoltiamo qual è il motto della sua accademia, un'accademia tra l'altro famosissima in tutto il mondo, che ha, come abbiamo appunto visto dalla clip iniziale, ospitato tantissimi campioni. We don't produce champions. We try to produce people to be able to make it in life. Most of them will go to college on scholarships. And then, yes, we will have some that will be professionals. But what we teach them is how difficult life is and what they have to do, not only on the tennis court, but everywhere, including their education. Insomma, un rapporto tra coach e allievo strettissimo. Sì, partendo da un concetto determinante, che la formazione e l'istruzione, come diceva il grande Mandela, sono le armi migliori per cambiare il mondo, quindi formazione continua, quindi confronto continuo, quindi evidenziare sempre dei propri atleti gli aspetti di forza, i punti di forza. Lui mi diceva un aneddoto su Jim Courier, molti suoi allenatori quando lo hanno visto volevano modificargli il rovescio perché era il suo colpo debole, e lui ha detto no, non dobbiamo modificare il rovescio, lui deve giocare solo di diritto, e in quegli anni 90 è nato appunto il diritto anomalo, oggi inside in, inside out. Beh, e di fatto ha la grande capacità Nick di enfatizzare i punti di forza dei propri allievi, e quindi questo cambio di mentalità è importante. Vediamo cosa dice dei suoi numeri 1. Agassi was very different. His dress, different. Courier, work. Monica Seles, two hands. Martina Hingis never missed the ball. Jelenka Jankovic, great two-handed backhand. Maria Sharapova, I refuse to lose. And Serena and Venus, Venus very beautiful. Serena, I'm going to beat you up. Boris Becker, big serve, big serve. Marcelo Rios, a lot of talent, but maybe lacked the ability to know how to perform. So, but then I have my Tommy Haas and my Anna Kournikovas, and Tommy Haas is special because he had many injuries, but he's still playing. Particolarmente affezionato a Tommy Haas, pur avendo avuto dei campioni straordinari, però è davvero particolare quella frase I refuse to lose, il rifiuto categorico di alcuni di questi campioni di perdere il match. Di avere difficoltà nel match. Certo, è affezionato a Tommy Haas perché è il giocatore completo, il giocatore che ogni allenatore di fatto vorrebbe allenare. Dopodiché ogni campione che lui ha avuto avevano delle caratteristiche importanti, ma una in comune a tutti, quella di competere, quella di voler vincere sempre in campo e fuori dal campo. Nick numero 1 sotto tutti i punti di vista. Un visionario, tra le altre cose, è riuscito a leggere in quel Jim Courier dal rovescio un po' particolare, è riuscito a leggere il punto di forza di quel giocatore. Vediamo cosa vede, andiamo a vedere cosa Nick Bollettieri vede nel futuro, da qui a 10-20 anni. More physical. I believe you're going to see a little bit more serve and volley. Also coming to the net a lot more. But the big forehand will control the game of tennis. And my Jimmy Arias, in 1978-79, he started the big forehand. He won the Italian Open in 1983. But the big forehand will control the game.
il drittone, qualcuno l'ha chiamato, una parola bruttina che però riassume questo big forehand su cui ha basato tutta la sua carriera Nick Bollettieri e che vede ancora nel futuro. Sì, parla di killer forehand e parla anche di tennis sempre più fisico. Da qui un aneddoto importante sul enfatizzare i punti di forza dei propri atleti. Monica Seles, che giocava di fatto bimane sia a destra che a sinistra nei colpi a rimbalzo, c'erano allenatori che volevano staccargli una mano piuttosto che un'altra. E lui disse no, deve continuare a giocare con entrambe le mani, deve migliorare la sua preparazione fisica. Di fatto questo sport, il tennis, che è sempre più atletico, di fatto vedrà una preparazione fisica sempre più specifica. E servizio risposta è killer forehand e quindi i winner di diritto diventeranno le azioni di gioco determinanti nel tennis del futuro. Quindi grandi campioni che possono anche avere dei difetti, tra virgolette, dal punto di vista tecnico. Appunto parlavamo di Jim Courier, la stessa Monica Seles, tutto a due mani, che inizialmente era stato visto un po' con la bocca storta dai puristi, però poi alla fine lui è riuscito a far emergere tutto il buono che c'è anche in quello che magari non è perfetto agli occhi degli esteti, diciamo così. Vero quanto tu dici, di fatto dobbiamo tenere presente sempre il modello di prestazione del singolo atleta e quindi un allenatore deve avere la capacità di leggere i punti di forza, costruire progetti di gioco e dare stili di gioco con un'identità ben precisa per ottimizzare i risultati. Nick Bollettieri parla dei prossimi campioni, grandi campioni. Chi sarà il numero uno del futuro? We do not know why. In the men, very difficult. Tim, Zverev, you have Dimitrov, you have 6, 7, 8, 9 players. With the ladies, no one knows. It's more wide open on the ladies than it is on the men. On the men, you have 6 or 8 or 10 excellent players. So the penalty of being number 1 or 2, you must play the best every day because the lower ones want to beat you. Insomma, ce ne sono tanti di ragazzi e ragazze interessanti per il tennis di domani. Tu cosa pensi, Michelangelo? Chi è che ti piace un po' di più tra i tanti che abbiamo visto in questi ultimi mesi? Innanzitutto molto più semplice individuare i nominativi tra gli uomini piuttosto che tra le donne. Zverev piuttosto che Rublev, piuttosto che altri Medvedev, altri giocatori con dati antropometrici importantissimi. Thiem, di fatto il tennis del futuro è sicuramente loro. La fisicità di questi atleti porterà ad un tennis sempre più aggressivo e speriamo che tra i next gen del futuro ci siano i nostri Berrettini, Quincy, Pellegrino e altri giocatori che il settore tecnico nazionale sta seguendo per portarli nel tennis universale del futuro. Eh sì, cogliamo anche l'occasione per ricordare che insomma c'è un appuntamento quest'anno a Milano davvero molto importante, Next Gen Finals, un appuntamento rivolto ai migliori giovani del circuito ed è stata scelta proprio una sede italiana, proprio una città italiana per ospitarlo, dunque è un grandissimo orgoglio per noi. È un progetto importante della Federazione Italiana Tennis perché per 3 anni consecutivi ospiterà questo master che diventa un po' importante non solo per l'insegnante di tennis ma per i bambini, per gli appassionati di questo sport, perché in anteprima potranno guardare i futuri Federer, quindi coloro che di fatto nel 2025 e 2030 avranno ottenuto risultati importanti come Roger, come Rafa e tanti altri ancora. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Nick Bollettieri ci ha dato davvero tantissimi consigli, abbiamo visto immagini bellissime, tanti campioni rimasti nel cuore degli appassionati italiani e non solo. Idealmente abbiamo deciso di assegnare il braccio destro a Nick Bollettieri, visto che davvero dalla sua accademia sono usciti forse i colpi più potenti da quella parte del campo della storia del tennis moderno. Di fatto killer forehand
circa il 30% dei punti vengono determinati con questa azione di gioco, e quindi il braccio dominante, in questo caso il destro, ma può essere il sinistro per i mancini, e gli allenatori dovranno seguirlo in modo particolare. Ecco. Grazie davvero a Michelangelo Dell'Edera, per questa sera è davvero tutto, appuntamento alla prossima settimana, grazie, arrivederci. Grazie a voi.